Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ciao. Oggi facciamo una chiacchierata e rispondiamo ad alcune domande che mi avete mandato su Instagram. Ok, Sì, sì, confermo. confermi. Iniziamo con le domande importanti. Lazio o AS Roma? AS Roma. Roma, tutta la vita. Sì, certo. Quindi Vogliamo poi spiegare la differenza? Diciamo che tendenzialmente al sud di Roma c'è più presenza di romanisti, perché la Roma è più una squadra, diciamo, nei quartieri più veraci, ecco, come la Garbatella, Trastevere, è il cuore della tifoseria romanista. Mentre la Lazio è più, diciamo, i tifosi laziali sono più nel nord di Roma, ma perché anche la squadra Lazio ha il suo centro sportivo poco fuori il nord di Roma. però io sono in realtà nata a Roma Nord, Sì, vabbè, tu sei un ma caso... sono romanista. E per me neanche valgono gli stereotipi della ragazza di Roma No, Nord. nessuno. Nessuno. Perché infatti un'altra domanda è: esistono degli stereotipi per i romani del sud e del nord? Sì, Sì, ci molti. sono. Non sono sempre veri, come dicevamo, però su YouTube ci sono tantissimi video di parodie su questi Sì. stereotipi, quindi se cercate per esempio Gli Actual hanno lanciato questa cosa di fare i video Roma Nord versus Roma Sud nei cibi che si mangiano, nei come ci si veste, diciamo lo status sociale. a me in realtà non fanno tanto ridere quei video, cioè dipende, No, sono simpatici, sono divertenti. fanno E poi ridere. senti anche parlare romano. Mm. Siete entrambi di Roma? Sì. Sì, sì. Siamo entrambi di Roma, però abbiamo anche, diciamo, Sì. altre origini regionali. Per esempio, i genitori di mia mamma sono marchigiani e i genitori di mio papà, il nonno di origini piemontesi, la nonna di origini siciliane. Papà è di origini abruzzesi e mamma è di origini francesi invece. Però i genitori di mia mamma sono emiliani. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti a una festa di Capodanno a casa di un mio amico tanti anni fa ormai. Tanti Eravamo anni fa. giovani, belli e spensierati. Non vuoi dire quanti anni fa? 10. Non lo sai? 10. Nemmeno io lo so. Una decina, dai, mo, se sono 9, 10, 11. Com'è trascorrere più tempo con il tuo ragazzo? Questo è per te. Questo è per me. Ma in realtà non è che cambi molto. No, perché il tempo proprio utile, effettivo che trascorriamo insieme più o meno è sempre lo stesso. Adesso c'è la comodità che per vederci non dobbiamo uscire di casa. Mm. Sì, non so se intende adesso in quarantena Ah, boh, o adesso che viviamo io... insieme. boh. Forse adesso in quarantena intende. Vabbè, adesso in quarantena... Guardiamo molte più serie Sì, TV insieme, però quando qualcuno vuole fare le sue cose le fa e e basta. basta, Sì. molto Ci sono dei tranquillamente. momenti in cui ci isoliamo, ognuno a fare le proprie cose. Vabbè, è E normale questa. poi, sì, infatti. Riuscite a capire altre lingue romanze? Spagnolo, francese, eccetera. Allora, Tu sì. io sì. Io sì perché ho studiato il francese, quindi lo capisco. E capisco anche lo spagnolo in realtà, perché ho studiato spagnolo per traduzione passiva all'università, quindi lo capisco. Tu? Io no, io capisco un po' di spagnolo, ma forse perché a livello di suono è un po' simile all'italiano. E un po' di francese perché essendo mezzo francese non lo parlo, però essendoci stato tanto, non so per quale motivo lo capisco un po'. Mhm. Vabbè, passavi le tue Sì, estati da piccolo in sì, Francia. forse per quello. Però altre lingue tipo portoghese e romeno, per esempio, che No, sono sempre zero. lingue romanze, però sono più difficili. Non le capisco. Ti piace vivere a Roma? Sì, Mi mancava molto Roma quando vivevo a Trieste. Roma è Roma. Solitamente chi non è nato a Roma ha difficoltà ad adattarsi alla città. Non sempre, però spesso è così. Ed è un po' difficile spiegare che cosa vuol dire mm, vivere a Roma.
Vuol dire averci tanta tanta pazienza se devi fare degli spostamenti, perché i mezzi pubblici non sono a livello di altre grandi metropoli come Parigi o Londra, proprio perché spesso e volentieri sotto Roma non ci si può scavare perché è tutto un reperto storico. E poi è enorme Roma. Beh, pure Londra e Parigi sono enormi. Vabbè, comunque ci metti mezz'ora per arrivare dall'altra parte della città o fare due strade anche nelle altre città. E poi a Roma ti devi proprio, per forza, ti devi comprare un mezzo a due ruote, se no non esci vivo dal traffico. Quanto sei serio? La vostra attività preferita a Roma che non coinvolga uno spritz? Ma da fare insieme, dice, Mm. che non coinvolga uno spritz. Noi siamo... Noi stiamo sempre a mangiare. Noi mangiamo sempre, quindi è un po' difficile. Che non coinvolga uno spritz, allora altro cibo. Beh, sì, andiamo direttamente a cena, ci devo mangiare la pizza. O se no, beh, dai, ogni tanto andiamo pure a farci le passeggiate al Sì, centro. esatto, Va la sempre a sedata al finire con un centro. aperitivo solitamente, però Sì, oppure andiamo a visitare qualche museo nel pomeriggio. E poi sì, andiamo al parco col cane. esatto. Comunque alla fine della giornata c'è Sì, l'aperitivo. la nostra vita C'era? è incentrata sul cibo. Aperitivo fuori fino a un mese fa, adesso non c'è più, però sì. Diciamo che in un modo o nell'altro riusciamo sempre a infilare un aperitivo nella giornata, soprattutto, beh, in realtà quando tu sei libero, quando tu hai il giorno libero. Sì. E quindi la seguente domanda è: di che cosa si occupa il tuo fidanzato? Io faccio il barman, quindi tutte le sere dalle 5 e mezzo, 6 in poi esco di casa e torno all'una, alle 2. Quindi noi l'aperitivo che ci deve sempre fare alla fine facciamo una volta a settimana, Esatto. quando sono libero io. Parlate dialetto romano? Io penso di sì. Lui dice che io non parlo dialetto. Io mi sento invece di parlare dialetto quando mi arrabbio. Sempre un dialetto molto pacato e contenuto. Diciamo che il più greve tra i due sono io. Sì, Poi dovrei senz'altro. spiegare che significa greve. Greve, che significa pesante? Sì. Sì, si sente, ovviamente parliamo in modo diverso, si sente. Ovviamente io nei video parlo in modo molto controllato perché devo fare una lezione di italiano. Sì, poi io non me ne accorgo di che cadenza ho, di come parlo, quindi mi viene detto che ho la cadenza romana, probabilmente è vero perché Eh sono di no, Roma, probabilmente sì, è vero. però sì, io non mi sento, non me ne accorgo. Sì, sì, hai un accento molto forte. Si Grazie, sente. non me l'ha detto nessuno. Quando vivevo a Trieste, tutti mi dicevano: Ah, ma sei di Roma? Sei di Roma? Sì, perché si sentiva l'accento. Diciamo che per uno straniero è difficile riconoscere tutti gli accenti italiani, gli accenti regionali italiani, ma nel momento in cui uno di noi oltrepassa il confine della città o della propria regione, tutti si accorgono della differenza di accento. Quale dialetto italiano è il più Difficile, difficile, secondo voi? ma da parlare o da comprendere, o tutte e due. Da comprendere perché noi non parliamo un dialetto che non è il nostro. Ma da comprendere, se incontrate una persona che parla dialetto, come si dice, stretto, quindi dialetto molto molto pesante, senza nessun tipo di parola italiana in mezzo, sono più o meno tutti allo stesso livello, perché vi ripeto, se parlate con un sardo e non ci mette neanche una parola italiana dentro, voi non capite nulla. Ma la stessa cosa un siciliano, un napoletano, un calabrese, Un un pugliese, pugliese, un un abruzzese, un molisano, molisano, un toscano. un marchigiano, un ligure, un piemontese, un veneto, No, un ma pure in friulano, Emilia, in Emilia. tutti i dialetti, se parlati in maniera molto spinta, non ci si capisce Esatto. niente. Si impara la lingua latina nelle scuole italiane e parli latino? Allora, non parliamo latino. No, perché il latino si studia a scuola, al Sì. liceo, ma si studia come lingua morta, quindi si studia in modo passivo per leggere, capire e tradurre verso l'italiano e viceversa, ma non si studia per parlarlo. No, si studia in un'ottica di logica, Esatto. però siamo in grado di tradurre le scritte che ci sono sui monumenti, Mm.
quello sì, quasi tutte. Quali regioni italiane ti piacciono di più? È una domanda a cui io non posso rispondere, perché innanzitutto per rispondere dovrei aver viaggiato in tutte le Esatto. regioni italiane, ma in ogni caso sarebbe difficile perché non posso scegliere. No, cioè per noi, cioè almeno per me l'Italia non è divisa in regioni, è tutto un paese, il paese mio, quindi a me piace tutto. Ogni regione ha sicuramente la sua particolarità, il suo valore aggiunto. Ti piace la serie Suburra? A me sì, l'ho vista tutta su Netflix e non vedo l'ora che esca la prossima. Lei non l'ha vista. Io non ho visto Suburra. E vabbè, me ne vuoi fare una colpa? No, no, non per forza. Non per forza. Boh, non mi attira. Diciamo che tutte queste serie che sono uscite negli ultimi anni, quindi Suburra, anche Gomorra e tutto quanto, sono tutte serie originate da Romanzo Criminale, che è stata la prima serie fatta, diciamo, sull'argomento. A parte Suburra e Romanzo Criminale sono tratte da due libri scritti dallo stesso autore, Massimo De Cataldo, quindi hanno pure i libri gli stessi nomi delle serie, quindi leggeteveli che sono molto carini. È una storia romanzata di fatti veri successi a Roma, Mhm, Roma Ostia. mhm. Va bene, allora, questo è quanto per oggi. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta, vi abbia tenuto compagnia e grazie per tutte le domande che mi avete mandato. E vuoi aggiungere qualcos'altro? No. No, ok. Allora ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a Ciao! presto!